Buongiorno amici e bentornati su All Time Watches. Oggi vi mostro un particolarissimo orologio di forma della produzione sovietica degli anni 70, lo Slava Hexagon. La fabbrica slava, che in lingua russa vuol dire gloria, fu fondata nel 1924 e si occupava della produzione di radiotelegrafi e impianti per il settore elettromeccanico. Nel 1930, a seguito della risoluzione del Consiglio economico supremo, fu riconvertita per la produzione di orologi, divenendo la seconda fabbrica di orologi di Mosca. Inizialmente si dedicò alla realizzazione di sveglie e orologi elettrici stradali, ma ben presto avviò la produzione di orologi da tasca e da polso, distinguendosi per la qualità artigianale, la funzionalità e il design innovativo dei propri segnatempo. Nel panorama orologiero sovietico la slava è sinonimo di eccellenza, non solo per la cura dei dettagli e dei materiali utilizzati, ma anche e soprattutto per le innovazioni dei calibri prodotti, come ad esempio il primo orologio sovietico automatico con la complicazione del calendario, o i primi orologi al quarzo russi. I movimenti slava sono noti anche per l'alto numero di rubini utilizzati. Ma la vera particolarità degli orologi slava risiede nella caratteristica tecnologica del doppio bariletto di carica, una caratteristica piuttosto rara che possiamo ritrovare in alcuni calibri di pregio di pochissime maison di alta orologeria. La funzionalità dell'utilizzo di due bariletti dipende dal loro tipo di disposizione, che può essere in serie o in parallelo. La sistemazione in serie permette una prolungata riserva di carica, mentre la disposizione in parallelo, che è quella adottata dalla Slava, mira non tanto all'estensione del tempo di carica, ma a sviluppare una maggiore coppia che va a potenziare l'affidabilità cronometrica e a ridurre l'usura delle componenti meccaniche. Se vi interessa approfondire sulle funzioni del doppio bariletto, scrivetemelo nei commenti, così magari possiamo fare un video dedicato a questo argomento. E a proposito, ho notato che più del 90% delle persone che guardano i miei video non sono iscritti. Un semplice click non costa nulla, ma è davvero importante per la crescita del canale. Fatto? Grazie. Ma ora torniamo al nostro bellissimo Slava Hexagon e esaminiamolo nei dettagli. La cassa in ottone cromato si presenta in questa particolare forma esagonale che dà il nome al modello. Uno stile tipicamente anni 70 che gioca sulla ricerca di forme di cassa alternative, una caratteristica che negli ultimi anni è tornata assai di moda. Le misure sono 35 mm di diametro cassa esclusa la corona per 36 mm di lag to lag. Le anse sono da 18 e lo spessore è di soli 8,5 mm, grazie anche al suo vetro plexi piatto, che riprende le forme spigolose della cassa. Il fatto che sia un vetro plexi ci permette di rilucidarlo con facilità, e questo è davvero un bene, considerando la comprensibile difficoltà che si riscontrerebbe per una eventuale sostituzione. La corona è contenuta e poco invasiva. Il fondello inox è a scatto e riporta inciso il numero di serie dell'esemplare, e la sua rimozione è agevolata da un'apposita tacca incavata nella cassa. Il quadrante bitonale si compone di due strati, un dial in colorazione grigio perla e una cornice bianca sovrapposta, che segue la forma esagonale della cassa, con indici in numerazione araba stampati in un elegante font. Lungo il margine interno della cornice è segnata la scala dei minuti, con tacchette evidenziate a intervalli di 5, con corrispondente numerazione riportata sul dial centrale. Possiamo notare la raffinatezza nel dettaglio della finestrella data, anch'essa di forma esagonale, finemente bordata di nero. A ore 12 la scritta slava, in caratteri latini,
e a ore 6 l'indicazione 21 Jewel in inglese. E questo ci fa intuire che si tratta di un esemplare destinato al mercato estero. E in inglese è anche la scritta Made in USSR sulla cornice esterna. Molto eleganti anche le sottili sfere silver e la lancetta dei secondi di colore rosso metallizzato, che dona un affascinante contrasto cromatico. Il calibro è il 24-14 a 21 rubini e 18.900 alternanze, con 48 ore di riserva di carica. Un calibro di qualità dalla notevole precisione, merito, come vi dicevo, dei due bariletti in parallelo e del grande bilanciere Glusadur senza perni di compensazione. I ponti hanno una finitura satinata e sul meccanismo non è riportata alcuna incisione. Ed ecco come il cricchetto attiva simultaneamente le ruote dei due bariletti mentre carichiamo l'orologio. Vi mostro come appare sul mio polso da 18. Lo trovo estremamente elegante nelle sue dimensioni contenute e lo spessore minimo da dress watch. Io gli ho montato questo bracciale che, unito alla particolare forma della cassa, sembra quasi un bracciale integrato. Ma si abbina bene anche con un classico cinturino, magari tono su tono col quadrante. O addirittura con un'eccentrica combinazione con un cinturino nato. Scrivetemi nei commenti quale versione preferite. E ora, come sempre, vi ringrazio di avermi seguito fin qui. E mi raccomando, iscrivetevi al canale. Vi do appuntamento a martedì prossimo con un orologio davvero speciale che non potete assolutamente perdervi. Un abbraccio e ciao a tutti.